Ben ritrovati su Uncinetti allo sbaraglio. Oggi vediamo come realizzare questo piccolo fiore 3D. Io ne volevo fare un girasole, però si presta benissimo per realizzare qualsiasi altro tipo di fiore con petali. Ad esempio sarebbe bello anche immaginarlo come ad esempio una ninfea, con appunto altri tipi di colori utilizzati soprattutto per fare poi petali. Comunque può essere utilizzata sia come piccola applicazione, come spilla, come decorazione, come ciondolo. Per esempio immaginatelo come ciondolo di una collana, diciamo un po' importante. Io l'ho fatto così con il giallo, proprio per dare l'idea del girasole, perché diciamo il fiore re sovrano della bella stagione. Cosa ci serve? Pochi grammi di filato, due colori. Io ho utilizzato filato in cotone, quindi ho utilizzato un marroncino per appunto per riprodurre la parte centrale del girasole, molto ampia e scura, e poi il giallo, ho utilizzato un giallo sfumato per gli 8 petali. Vediamo come fare. Innanzitutto diciamo che il lavoro va fatto in linea e successivamente, vedete dietro, verranno effettuate delle cuciture. Proprio per questo io partendo, perché bisogna partire da una catenella lunga 42 punti, prima di iniziare la catenella ho lasciato un pezzo di filo abbastanza lungo poi per effettuare le cuciture, proprio perché non volevo poi creare diciamo più nodi al di sotto della lavorazione. Quindi lasciamo un bel pezzo di filo che poi ci servirà per cucire e andiamo a montare le nostre 42 catenelle. Eccole qui. Arrivati alle 42 catenelle devo andarmi a ripassare la catenella con dei punti V. In che modo? Salgo di 3, 2 e 3, aggiungo una catenella, filo sull'uncinetto, entro nel punto di base, nel 42esimo punto, e faccio una maglia alta, ok? Poi filo sull'uncinetto, salto una catenella di base, vado nella successiva e vado a crearmi un altro punto V. Allora, il mio lavoro si basa su 21, dobbiamo ottenere alla fine della catenella 21 punti V. Questi punti poi alloggeranno i vari elementi del fiore. Siamo alla seconda. Poi se per caso c'è un errore, non fa niente, l'importante è ricordarsi che dopo aver fatto tutto il lavoro dobbiamo ottenere comunque, nel mio caso, 8 petali, perché mi è sembrato il numero più giusto per dare l'idea del girasole, però logicamente ciò non toglie che possiamo decidere in modo arbitrario il numero, un numero diverso di petali del nostro fiore, oppure la parte centrale possiamo farla più piccola e quindi utilizzare meno spazio per creare appunto la parte centrale del fiore. Come abbiamo detto, solitamente nel girasole abbiamo uno spazio bello grande centrale, il pistillo con tutti i semini, la parte che contiene i semi, e poi diciamo la corolla è più piccola rispetto appunto al centro. Proprio per questo io l'ho fatto in modo molto abbondante. Allora, così, però questo ciò non toglie che noi possiamo appunto, come detto prima, utilizzare altre cromature, altri colori per fare altro. Ad esempio questa è una buona base di partenza per realizzare anche le rose, per realizzare appunto la base per le rose 3D.
tanto diffuse tra le uncinettine. Allora io intanto sto continuando con i miei punti V fino ad arrivare alla conclusione del giro. Come detto, io ho bisogno di 21 spazi per il mio lavoro. Ok, allora ci siamo quasi, preferisco farlo con voi, pur chiacchierando, pazienza, impiego un po' più di tempo, però non voglio staccare il video. Allora siamo qui, ancora qui, opla, vediamo un po', salto, siamo quasi addirittura d'arrivo. Il mio intento magari sarà quello poi di realizzare qualche altro fiore con la stessa tecnica, perché qui la suddivisione appunto degli spazi è fatta appunto in modo che la parte centrale abbia questo determinato questo determinato aspetto, però in altri fiori logicamente dovremo andare a modificare qualcosina per rendere appunto l'idea. Siamo qui, ok, siamo quasi arrivati alla fine della base. Oh, ancora qualche punto V, ci siamo quasi. Se voi appunto trovate noioso il pezzo, andate avanti tranquillamente e in modo da avere tutto molto chiaro. Io come detto uno, siamo qui, mi spiace che si muova la camera, però è così. Allora siamo quasi alla fine. Fatto con un cotone più sottile, logicamente lo spazio occupato dal nostro fiore sarà inferiore. Fatto invece con un bel filato spesso potrà avere un aspetto più grosso, più pieno. Ok, allora questo lo salto, vediamo un po' se ci siamo qui e siamo qui. Ok, vado solo a contare un attimo quello che ho messo. Allora 1 2 3 4 5 6 7 8, un errore, aspettate, 1 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, perché ho messo una maglia alta fermista, non importa, andiamo avanti lo stesso. Allora ricordatevi che devono essere 21 comunque nel vostro caso. Mi alzo con 3 catenelle, giro il mio lavoro, entro 5 spazi, adesso li dobbiamo andare a occupare con delle maglie alte, una nel centro, l'altra sulla maglia alta sottostante. Vado accanto qui nel, diciamo, nella prima maglia alta del punto V, poi nella parte centrale un'altra maglia alta, poi nell'angolino, ok? Si possono fare anche dei quadretti per poter
invece dei punti V fare una maglia alta, catenella, maglia alta saltando un punto di base. Questo mi piace di più perché dà più corposità poi al petalo, il petalo mi diventa più corposo. Allora vediamo gli spazi che stiamo occupando. 3, ne dobbiamo occupare 4 no scusate, 5 punti V di base, 4, questo è il quarto, e poi stiro un attimo e siamo al quinto, e questa è la prima parte del centro. Ok, perfetto. Adesso cerchiamo di dare maggiore volume alla parte centrale del fiore, qui è la parte delle maglie alte, facendo degli archetti di catenelle composto da 6 archetti. Allora ricontrolliamo: 1 2 3 4 5, ho occupato 5 spazi. Adesso per riagganciarmi al punto V successivo aggiungo 3 catenelle, 2 e 3, vado nella prima maglia alta del punto V sottostante, chiudo con una maglia bassa, mi alzo con 6 catenelle, 3 4 5 6, rientro, maglia bassa. Ok, poi 1 2 3 4 5 6, entro nella maglia alta di questo punto V e chiudo con una maglia bassa. Di nuovo 6 2 3 4 5 6, vado nella maglia bassa successiva, scusate, nella maglia alta successiva, e faccio una maglia bassa. Proseguo in questo modo per 8 punti V, quindi in pratica maglia bassa sulla prima maglia alta del punto V, 6 catenelle, 3 4 5 6, maglia bassa al centro del punto V, poi sfilo un po' di cotone, 6 1 2 3 4 5 6, maglia bassa nell'altra maglia alta, e ancora 6 2 3 4 5 6, maglia bassa nella maglia accanto. Vediamo un po': 1 2 3, continuo così per 8, cioè 8 spazi, 4 5 6 8 spazi, 8 punti V. Qui ne ho saltato un pezzo. Allora questa parte sarà bella ricca 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 ricca. Noi l'importante è che alla fine ci troviamo con 8 punti V per creare che cosa? Per creare i petali che formeranno la corolla del nostro fiorellino. 3 4 5 4 5 6, opla, e mi è sfuggito il filo. Come vedete, queste decorazioni possono essere realizzate anche con avanzi di filato. Io sto utilizzando appunto degli avanzi di filati che ho utilizzato per progetti estivi, quindi è abbastanza gradevole farlo anche per
per una questione di riciclo e risparmio, quindi è molto utile quando non sappiamo cosa fare appunto degli avanzi di cotone, quindi possono essere realizzate coccardine, quello che più ci piace. 4, 5 e 6, sono quasi arrivata, vediamo un po', ne ho ancora da fare un bel po', quindi abbiamo 1 2 3 4 5 6 7 e 8, cioè noi dobbiamo andare avanti ancora un pochetto ehm, per creare poi la corolla. Ok, allora vi lascio proseguire in questo modo perché sennò vi annoio davvero tanto. Vedete, allora la nostra lavorazione tenderà poi ad arricciarsi e quindi significa che stiamo lavorando bene. Ci vediamo adesso quando andremo a lavorare i petali, a tra poco. Allora, finito la mia parte marrone, prendo le forbici, taglio il filo che poi andrò a far sparire più tardi e chiudo con una maglia bassissima. Ho lasciato 8 per poter poi realizzare logicamente che cosa devo andarmi a realizzare i miei petali. Cosa faccio? Prendo il mio colore, qui cerco di ripartire dove ho chiuso, salgo, mi aggancio il filo e faccio 3 catenelle che andranno a sostituire, no scusate, 4 catenelle, perché io ho deciso di lavorare i miei petali con la maglia altissima. Potreste anche decidere di realizzare la maglia alta e quindi alzarvi solo di 3 catenelle. Allora, dopo aver fatto le mie 4 maglie alte, vado nel centro del primo punto V e vado a montare altre 3 maglie altissime, 2, 3, poi aggiungo 4 catenelle, 1 2 3 e 4 e vado a chiudermi sulla maglia alta con una maglia bassa. Mi sposto con l'altra maglia bassa nell'altro punto V. Io qui vediamo, ricontiamo, vediamo se ne ho fatte solo 3, 1 2, no, anzi ne facciamo addirittura adesso stavo io sbagliando, invece di fare solo 3 maglie altissime io nei miei petali ne ho messe 5 all'interno dei punti V, 4 e 5 per fare appunto un petalo bello, bello cicciotto, corposo. Quindi potreste sia metterne solo 3 sia 5, 4 e 5, dipende un po' dall'effetto che volete dare al vostro lavoro. Quindi maglia bassa sulla maglia alta, mi sposto per andare a costruire l'altro, mi alzo con 4 catenelle, 3 e 4, vado all'interno del punto V e vado a realizzare 5 maglie altissime. Ok, 2, 1, 2, 3, 4 e 5, poi 4 catenelle, 1 2 3 e 4 e vado a chiudere qui. Ok,
Allora faccio in questo modo per crearmi i miei petali per 8 volte, devo crearmi 8 petali. Cosa devo fare? Allora qui nella prima maglia alta del punto V mi aggancio con una maglia bassa, 4 catenelle, lavoro 5 maglie altissime nello spazio, 4 catenelle e chiudo con una maglia bassa, e questo procedimento devo farlo per 8 volte per ottenere i miei 8 petali. Ci vediamo alla fine. Allora, una volta terminata la nostra corolla, siamo arrivati al punto di dover chiudere. Chiudo con una maglia bassissima il mio fiore qui, opla, perfetto. Andiamo a rivedere. Io qui ho creato i miei 8 petali. Allora 1 2 3 4, scusate, ero uscita dall'inquadratura, 1 2 3 4 5 6 7 8. Adesso io per comodità sono andata anche ad infilare già un ago. Vi ricordate il cordino iniziale? Io intanto tolgo un attimo i fili in eccesso, così durante la cucitura non ci daranno noia. Come vi avevo detto all'inizio, io avevo lasciato un po' di filo per poter appunto creare che cosa, il cordino per poi cucire. Cosa dobbiamo fare? Adesso dobbiamo cercare di andare a rimontare, ad attorcigliare dal rovescio il nostro fiore. Lo proviamo prima per vedere se siamo sul lato giusto. Vedete, un pochino si arriccia, fa perché noi appunto quando siamo andati a montare appunto tutti questi punti su questi piccoli punti V, abbiamo creato che cosa? In pratica delle arricciature, perché abbiamo creato degli aumenti belli vistosi. Allora, il lato è giusto per andare a chiudere, lo facciamo man mano, basta io ho controllato soltanto che il verso del lavoro sia quello giusto. Riapriamo la lavorazione perché dobbiamo fermarla con dei punti allungati. Allora cosa faccio? Inizio a girare un po' la parte sotto e do dei punti allungati in questo modo. Giro, giro, giro e vado a fermare ancora un po'. Giro ancora un po'. Questo lato non l'ho ancora fermato, cerco di passare sempre un po' dal centro quando vado a fermare, perché se no si tende poi ad aprire la parte, ad innalzarsi la parte centrale, la cosa poi non viene proprio benissimo esteticamente. Giro il lavoro in questo modo e chiudo ancora un pochetto, ok? Giro ancora. Adesso in questa parte, soprattutto adesso che siamo arrivati nella parte dei petali, i petali devono essere belli larghi nella composizione, dobbiamo non accavallarli alla fine, quindi alla fine dovremmo ottenere questo tipo di cucitura, cioè non farli proprio strettissimi. Io infatti li cucio in questo modo. Perché? Perché se no non si vede bene la corolla e tutto il lavoro che abbiamo fatto per realizzarla. Quindi state attenti, soprattutto appunto nell'ultima fase di cucitura, eh, di lasciare belli larghi i petali in modo da evitare che si accavallino tra di loro. Ehm, Perché appunto è bello che si vedano tutti e 8. Ok, ci siamo quasi. Proviamo a controllare dalla parte sovrastante, dalla parte a dritto, se ci siamo. Effettivamente sì, la parte centrale appunto del pistillo va poi sistemata piano piano. Vedete? Allora questa era la parte delle maglie alte,
Queste poi sono la parte, diciamo, delle catenelle. Per quello vi dicevo, secondo me devo provare a fare la ninfea in questo modo, perché secondo me con questo tipo di lavorazione, con qualche piccola variante, viene bella. Ho già qualche mezza idea, magari ve la ripropongo poi più in là nei prossimi giorni, la ninfea. Ok, allora una volta chiuso e verificato che l'aspetto estetico è di nostro gradimento, possiamo semplicemente chiudere i punti sottostanti, diciamo il punto, fermiamo ancora un attimo questo qui, questi due petali qua per mantenerli più chiusi. Ok, poi non ci resta altro che fare un nodino e chiudere la lavorazione. Un attimo, passiamo il filo di qua, chiudiamo in questo modo e il nostro lavoro è completato. Ok, allora i nostri petali li allarghiamo. Guardate che non è proprio facilissimo lavorare sotto i riflettori, e questo è il risultato. Spero che il mio fiore, il mio girasole 3D vi piaccia. Vi aspetto per un prossimo progetto e mi raccomando, iscrivetevi. A presto.